Ciao a tutti ragazzi, in questo video vi voglio parlare della lingua russa. La lingua russa è una lingua estremamente popolare al giorno d'oggi e è infatti una delle lingue più parlate nel mondo, dietro soltanto all'inglese, allo spagnolo, al cinese, e è pertanto una lingua che sicuramente merita di essere imparata se vogliamo comunicare con un'ampia fetta della popolazione mondiale. Ma dov'è che viene parlato il russo? Perché tante persone pensano che si parli russo unicamente in Russia, eppure invece lo scopo di questo video è mostrarvi che non è così. Infatti il russo è parlato non solamente in Russia, che è comunque il paese più grande al mondo, ma in tantissimi altri stati che spesso confinano con la Russia oppure fanno parte comunque di quello che chiamiamo Est, in particolare Est Europa e Asia centrale. Bene, iniziamo subito. Insieme alla Russia ci sono altri 4 stati che riconoscono il russo come lingua ufficiale. Si tratta di Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan. In Bielorussia l'articolo 17 della Costituzione stabilisce che le lingue di Stato della Repubblica di Bielorussia sono il bielorusso e il russo. Per quanto riguarda invece il Kazakistan, l'articolo 7 della Costituzione al comma 2 dice: la lingua russa è ufficialmente utilizzata nelle organizzazioni statali e nelle autorità locali al pari del kazako. In Kazakistan ci sono circa 4 milioni di madrelingua russi, a cui si aggiungono altri milioni di persone che parlano russo fluentemente pur non avendolo come lingua madre. In Kirghizistan il russo è la lingua madre di circa 500.000 persone e è particolarmente diffuso soprattutto nella capitale Bishkek. L'articolo 10,2 della Costituzione del Kirghizistan stabilisce che il russo è la lingua ufficiale della Repubblica del Kirghizistan, ovviamente insieme al kirghizo. Infine in Tagikistan, dove solamente 50.000 persone sono madrelingua russe, il russo è comunque protetto dalla Costituzione, che ne riconosce lo status di ufficialità in quanto lingua utilizzata per la comunicazione interetnica. Questo sta all'articolo 2 della Costituzione. Il russo è diffuso soprattutto nella capitale Dushanbe. Inoltre, anche se si tratta di stati che non sono riconosciuti dalla comunità internazionale, il russo gode di ufficialità anche in 2 regioni separatiste della Georgia, che sono l'Abkhazia e l'Ossezia del Sud. Queste regioni sono de facto indipendenti, ma ufficialmente per la comunità internazionale fanno parte della Georgia. Anche se il russo non è riconosciuto ufficialmente in questi paesi come lingua ufficiale o co-ufficiale, il russo è ampiamente diffuso ed è regionalmente riconosciuto anche in Uzbekistan, Moldova e Ucraina. In Ucraina si calcola che i madrelingua russi siano circa 15 milioni, è tuttavia pensabile che dei 45 milioni di abitanti almeno 40 milioni parlino russo fluentemente, anche se va detto che nelle regioni occidentali storicamente la lingua ucraina è sempre stata molto diffusa ed è la lingua preferita dalla maggior parte della popolazione, mentre nelle regioni orientali e meridionali il russo è la lingua utilizzata dalla stragrande maggioranza della popolazione nella comunicazione quotidiana, così come nella capitale Kiev. Il russo è inoltre parlato da centinaia di migliaia di persone in altri stati, per esempio in Lettonia e in Estonia, dove non è riconosciuto ufficialmente, ma appunto ci sono centinaia di migliaia di persone che lo parlano come lingua madre e pressoché quasi tutta la popolazione lo conosce fluentemente, e inoltre è ampiamente diffuso anche nelle repubbliche caucasiche di Armenia, Georgia e Azerbaijan, e in misura molto minore anche in Turkmenistan. Con il russo inoltre è possibile comunicare in diversi altri paesi del mondo, come per esempio in Israele, dove si calcola che circa il 15% della popolazione sia madrelingua russa. Inoltre è possibile utilizzare il russo anche in Mongolia, dove è una delle lingue più studiate. E non bisogna inoltre dimenticare la regione balcanica. Infatti nei Balcani, dove vivono numerose popolazioni slave, il russo gode ancora oggi di ampia diffusione sia per ragioni storiche che per il turismo. In particolar modo è possibile parlare russo in molte zone della Bulgaria, della Serbia e del Montenegro. Concludendo e riassumendo, il russo è una delle lingue più parlate nel mondo, è parlato da oltre 300 milioni di persone tra chi lo parla come lingua madre e chi lo parla fluentemente, e a ciò vanno aggiunti poi tutti coloro che lo studiano nelle scuole e nelle università di tutto il mondo e anche chi lo impara da autodidatta. Voi studiate russo? Se sì, perché avete scelto di imparare questa lingua, oppure se ancora non lo studiate perché vi piacerebbe impararla? Siete mai stati in un paese di lingua russa e com'è stata la vostra esperienza? Potete raccontarlo lasciando un commento qui sotto. Non dimenticate di mettere like al video, iscrivetevi al mio canale e a presto. Ciao!